Salve a tutti, bentrovati con questo nuovo video. Questa volta ho il piacere di mostrarvi come piantare e far crescere delle piantine di pomodoro sul vostro balcone di casa. Quindi per farlo incominciamo a trovare in casa un vaso disponibile per piantare le piantine. Io ho trovato questo, ma come potete vedere è messo davvero molto male. Allora carissimi amici, la prima cosa da fare ovviamente è di pulire il vaso, rimuovendo tutta l'erba e le radici secche che si troveranno all'interno. È buona cosa capovolgere il vaso e rimuovere dal terriccio ogni residuo secco di vecchie piante. Naturalmente per chi non dispone di un giardino può fare la stessa cosa fuori al proprio balcone di casa utilizzando un vecchio cartone. Attenzione, vi consiglio di aggiungere un po' di terriccio alla terra del vostro vaso, questo per rendere più fertile il tutto. Io non l'ho fatto perché il terreno di questo vaso non era stato sfruttato molto, per cui non era necessario. Per piantare i pomodori non occorre per forza un vaso grande come quello che vi sto mostrando adesso, infatti può andare bene anche uno piccolo. Ovviamente se è piccolo metteremo meno piantine. Il diametro minimo comunque non deve essere inferiore ai 35-40 cm, all'interno del quale ne metteremo soltanto una. Le piantine di pomodoro si vendono in contenitori di polistirolo come questo che vi sto mostrando. Ogni singola piantina costa soltanto 10 centesimi. Per estrarle bisogna rompere il contenitore di polistirolo. Vi sconsiglio vivamente di fare altre manovre come ad esempio tirarle, perché sono estremamente delicate in questa fase di crescita. Per una corretta crescita ogni piantina andrebbe interrata a una distanza minima di 30 cm da un'altra. Una volta adagiata nella buca che abbiamo fatto, dobbiamo solo pressare delicatamente il terriccio circostante. In questa fase fate attenzione a maneggiarle delicatamente, in modo da non rompere il pane di terreno che circonda le radici. Inoltre, l'apparato radicale deve essere completamente coperto. Bene, ora non ci resta che innaffiare ogni giorno. Possibilmente sarebbe meglio farlo nel tardo pomeriggio o meglio ancora la sera. Poiché le piantine di pomodoro hanno bisogno di tanto sole, vi consiglio di posizionare il vostro vaso in luogo ben soleggiato, però che non sia troppo ventilato. Dopo pochi giorni dal trapianto, quando le radici si saranno assestate, applicate un concime specifico per pomodori come quello che vi sto mostrando in alto alla vostra destra. Tutte le indicazioni di come utilizzarlo le troverete sull'etichetta della confezione. A distanza di 10 giorni le nostre piantine sono cresciute e noteremo anche che sono germogliati tantissimi fiori. Infatti, guardate. Le settimane trascorse dal trapianto ora sono 2
e noteremo anche la comparsa di tanti piccoli pomodori che stanno prendendo il posto dei fiori. Infatti guardate qua. Poiché le piantine sono ormai diventate più grandi, vi consiglio di rinforzarle mettendo alla loro base altro terriccio. Un buon trattamento fungicida con il verderame a 3 settimane dal trapianto è necessario per prevenire la formazione di un fungo parassita che attaccherebbe le foglie delle nostre piantine, distruggendole. Infatti, guardate qua, ecco, il fungo sta incominciando a distruggere le nostre foglie. Sulla confezione che andremo ad acquistare sicuramente troveremo le indicazioni di come utilizzarlo. Su quella che ho acquistato io avete potuto leggere che ci vogliono 3 cucchiaini da caffè di prodotto per 10 litri di acqua. Per cui, per preparare questo vecchio spruzzino dal volume di 1 litro d'acqua andrò a introdurre all'interno quasi mezzo cucchiaino di prodotto. Questo antiparassitario viene chiamato comunemente con il nome di verderame e per tutta la vita della piantina, che può essere intorno ai 3-4 mesi, un solo trattamento è sufficiente per proteggerla dai funghi nocivi e da altri parassiti. Carissimi amici, volevo ricordarvi che le piantine di pomodoro vanno piantate alla fine del mese di aprile nel sud Italia, mentre al nord che fa più freddo conviene aspettare un pochettino e farlo più o meno alla fine del mese di maggio. Naturalmente, se le mettiamo in un luogo riparato, possiamo anticipare il trapianto di qualche settimana sia a nord che a sud. Una volta che le nostre piantine avranno raggiunto un'altezza di 20 o 30 cm, saranno diventate sicuramente più rigogliose. Bene, allora questo è il momento di prevedere un tutore o, come lo volete chiamare, un sostegno, o comunque qualsiasi cosa che sia in grado di sorreggerle e accompagnarle nella loro crescita. Per questo scopo potete utilizzare delle astine di legno e un po' di spago. Con dei pezzettini di fil di ferro, eccoli qua, andrò a bloccare i rametti sullo spago che ho messo tra le due astine di legno.
Allora signori, queste erano le piantine il primo giorno in cui le piantai. Stiamo parlando di 9 settimane indietro. Ho fatto una serie di foto per farvi vedere man mano la loro crescita. Fate attenzione, eccole. Bene carissimi amici, finalmente siamo giunti al giorno della raccolta. Come vi ho detto prima, sono passate circa 9 settimane. Guardate qua che bello! Ovviamente la raccolta va fatta prelevando i pomodori più rossi, quelli verdi li rimaniamo per poi raccoglierli quando saranno maturi. Naturalmente anche dopo il primo giorno continuate a innaffiare tutti i giorni. Questo perché, come vi ho detto prima, ci saranno ancora tantissimi pomodori che devono maturare. Sono quasi giunto alla fine di questo video. Vi invito però a guardarlo fino alla fine perché ora farò un assaggio per voi dei pomodori che ho raccolto. Bene signori, ora siamo alla parte più bella del video, almeno per me lo è, in quanto ora mi sciroppo un bel piatto di pomodori alla vostra salute. Per fare questo test preparerò una buonissima fresilla alla napoletana prelevando 4 o 5 pomodori non troppo maturi. Dopo aver tagliato i pomodori a pezzettini, metterò un pizzico di sale, metterò uno spicchio d'aglio, anche questo tagliato a pezzettini, poi prenderò una fresilla, la bagnerò nell'acqua fresca in questo modo, una sola volta la metto dentro, poi senza aspettare nemmeno un attimo metterò i pomodorini che ho tagliato prima, poi metterò una scatoletta di tonno all'olio d'oliva, inoltre metterò i carciofini sott'olio preparati da mia moglie, eccoli. Vi garantisco che in commercio così saporiti non li troverete. Anche le olive nere sono indispensabili. Vi consiglio quindi di metterle, ne basteranno soltanto 4 o 5 per ogni frisilla. Adesso posso aggiungere l'aglio che ho sminuzzato prima, poi farò una spolveratina di origano, eccolo qua, e infine, per completare, metterò anche qualche foglia di basilico. A proposito del basilico, ne approfitto per suggerirvi un ottimo video da me realizzato, nel quale vedrete come coltivarlo
e inoltre vedrete anche come realizzare un ottimo pesto alla genovese. Troverete il link alla fine di questo video o, se preferite, direttamente nel mio canale. Allora, io sono pronto, proverò i pomodori per voi. In verità sono molto felice di sacrificarmi per questa cosa. Favorite. Buono. Buona, veramente molto buona, però secondo me l'assaggio non è stato sufficiente, ne dovrò mangiare un'altra per capire meglio. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato, e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!